Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di quelle società che riescono a curare le piccole cose, così come riescono a curare le grandi situazioni e riescono a risolvere i grandi problemi. Parliamo sempre del nostro Napoli e ci arrivo ovviamente alle notizie che voglio condividere con voi. Volevo sapere appunto la vostra per quanto riguarda queste situazioni che andrò ad esaminare. Prima di cominciare con il video, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti e ovviamente se vi piace il contenuto un bel like al video che non guasta mai e a me fa tantissimo piacere. Allora, partiamo dalle piccole cose perché c'è una cosa che a me ha dato tantissimo fastidio, può darsi che però sia la mia opinione personale, ecco perché volevo un raffronto con voi e con la mia community sul canale. Nella sezione commenti ovviamente fatemi sapere la vostra come ho detto, eccola qua. Allora io ieri sera ho settato già la live pronta per stasera 20:35, vi invito a venire in live nel post partita di Napoli-Monza, come sempre, post partita a caldo, con ospiti, girando sui social e scrollando ovviamente tra le notizie, mi imbatto su questo fotogramma. 19ª giornata di Serie A, Napoli-Monza, insieme per chiudere un anno indimenticabile. Allora, io in primis cosa ho fatto? Sono tornato sul canale per andare a vedere cosa avevo messo sulla locandina della live, andando a certificare che poi fosse la 18ª giornata, quella che si gioca oggi. Mi è venuto il dubbio, ovviamente, guardando questa foto, perché è una cosa normalissima. Io do per scontato che un admin di una società come il Napoli non stecchi queste cose che poi eh, possono essere dettagli per alcuni poco significanti, ma che per me fanno capire molte più cose a livello di gestione, perché se noi sbagliamo cose del genere, figuriamoci poi la gestione delle situazioni grandi o problemi che sono molto più gravosi, diciamo, sulla società di altri. Fatto è che spreco di carta assurdo da buttare perché quella non è la 19ª giornata ma è la 18ª, quindi avete sbagliato. Chi lo sa poi quante cose avete stampato, perché poi ho trovato solo questa online di foto, non so quante altre cose siano state stampate, prodotte e messe sul mercato, eccetera, eccetera, per quanto riguarda questa 18ª giornata che non è la 19ª. Fatto è che per me è una gestione incompetente nella maniera più assoluta. Poi non lamentiamoci se esce un video su TikTok come è stato in passato, perché figuriamoci, non sappiamo scrivere 18-19, non sappiamo distinguere 18-19 per quanto riguarda le giornate in questione della Serie A, figuriamoci la gestione di tutti i profili social del nostro Napoli. Detto questo, questa è la piccola cosa, la grande cosa, le grandi cose. Allora, io sono d'accordissimo con Paolo Del Genio e su altri opinionisti in casa Napoli che si sono schierati ovviamente contro, tra virgolette, contro la società per aver dato ad Osimhen il via libera. Parte un giorno prima, salta il Torino, potevamo averlo contro il Torino ma lo mandiamo già in Coppa d'Africa. Colgo l'occasione perché oggi è il compleanno di Osi, nel fargli gli auguri non è assolutamente colpa sua questa situazione, ma la colpa è di chi sta gestendo queste situazioni in casa Napoli. Io l'avrei tenuto assolutamente a Napoli fino all'ultima data disponibile, altro che parti il giorno prima, passo in Nigeria dalla famiglia, poi vado in ritiro qualche giorno prima con la nazionale. Assolutamente no. Prima facciamo le voci grosse, la Coppa d'Africa a gennaio, a società come noi che abbiamo due partenti, barra tre, qualche anno che abbiamo avuto tre elementi in Coppa d'Africa,
comunque ci penalizza, siamo noi a pagare i calciatori e poi cosa facciamo? Li mandiamo prima via, sì, vai in Nigeria, vai a festeggiare pure il compleanno, non ti preoccupare, non c'è nessun problema, in uno spogliatoio che poi credo che sia un tantino diviso. Creare ulteriormente queste situazioni che possono portare a ulteriori divisioni. A Napoli si dice a chi figli e a chi figliastre. Secondo me non fanno bene. Questa è la mia opinione e sposo al 100% anche quella di Del Genio e altri appunto giornalisti in casa Napoli che si sono schierati contro la società, tra virgolette, o meglio, non hanno condiviso la scelta, cosa che non condivido nemmeno io, perché nella condizione in cui ci troviamo in classifica e in campionato dovresti tenere quanto più possibile gli elementi che puoi mantenere a Napoli eh, tutti i giorni disponibili prima della Coppa d'Africa. Non è che lo fai partire prima, poi me ne vado in Nigeria, eccetera, eccetera. Detto questo, questa è la prima notizia sulla quale non sono d'accordo e vi aspetto nella sezione commenti. Seconda ed ultima notizia, mi auguro ovviamente che sia una cosa infondata, però notizia che ha dato anche comunque anche Sky, al di là che possa essere una notizia dove si vanno ad azzuppare il pane, come si dice a Napoli, per creare dissapori. Matteo Politano. Il futuro di Matteo Politano potrebbe influenzare la strategia del Napoli nella campagna acquisti del mese di gennaio. Perché? Allora, considerato Politano un elemento importante da Walter Mazzarri, il numero 21 della Rosa Azzurra sarebbe tentato da una ricchissima offerta araba. L'Al-Shabaab avrebbe messo sul piatto un triennale da 7 milioni all'anno e 12 milioni per il cartellino da versare al Napoli. Ci sarebbe, si dice, ci sarebbe, non prendiamo questa notizia per certa, assolutamente, sto solo condividendo informazioni, aspettandomi il vostro pensiero anche da questo punto di vista. 7 milioni per 3 anni, 12 milioni per il cartellino, a quanto si legge, ci può essere anche l'apertura del calciatore. Si dice che ci sta pensando Politano. Allora, io credo che non sia una cosa tanto fondata, o meglio, mi auguro che non sia una cosa tanto fondata, che sia la classica voce di mercato o per destabilizzare o per lanciare o per scrivere qualcosa appunto per avere un riscontro di click, eccetera, eccetera. Nel caso fosse così, io non discuto nemmeno il triennale a 7 milioni, perché poi un triennale a 7 milioni per un calciatore come Politano sarebbe difficile da rifiutare. Discuto più che altri 12 milioni da versare a Napoli, perché abbiamo visto quest'anno che Politano è il miglior calciatore per rendimento del Napoli da settembre ad oggi e 12 milioni mi sembrano un tantino pochi per il cartellino di Politano. Assodato che io non venderei nessuno a gennaio perché stiamo diventando, che so, la Standa, la Coop, ditela come volete, il supermercato d'Europa in questo momento. Zanoli via, Demme rimane, non si sa Zerbin cosa fa, Elmas l'abbiamo perso, Zielinski, eccetera, eccetera, e tutte queste voci di mercato che hanno già portato 4, 5, 6 calciatori via da Napoli, poi vedremo quanti veramente andranno via e quanti ne rimarranno. Fatto è che ritorna il mercato e ritornano queste voci dalla rabbia. Io l'unica preoccupazione che ho è questa, che lo spogliatoio del Napoli sia un tantino diviso, non ci vuole la zingara o la palla di cristallo per capirlo, per indovinarlo. Quindi un'offerta del genere a livello di stipendio sicuramente credo verrebbe accettata da qualsiasi calciatore che si trova nella situazione nella quale si trova il Napoli adesso, ovvero incertezza, stipendi in calo, premi scudetto che invece di essere premi sono appunto detrazioni dallo stipendio annuale. Credo che Politano non esiti nemmeno 2 secondi
se dovesse essere ufficiale o veritiera questa offerta. Mi auguro che nel caso il Napoli dovesse fare l'ennesimo errore, e ripeto l'ennesimo errore, di mandar via Politano a gennaio, mi auguro che almeno riesca a farsi dare una ventina di milioni, perché 12 milioni per le caratteristiche, per le qualità del calciatore, anche per la stessa età, perché non parliamo di un vecchio dinosauro. Politano è in forma assolutamente. 12 milioni mi sembrano un po' pochi. Poi credo che De Laurentiis non accetti, appunto per la valutazione del cartellino, secondo me un po' bassa dal mio punto di vista, e poi può essere che mi sbagli. Mi auguro che non sia così e mi auguro che riusciamo a trattenere almeno qualcuno in rosa per non trovarci a dover fare un mercato in entrata repentino e forse eh, di fretta, ecco, perché la fretta, la gatta per andare di fretta fece i figli ciechi, si dice a Napoli, ve l'ho detto in italiano, ma è in napoletano che rende di più. Mi auguro che ci sia una progettazione anche dietro ad un'eventuale partenza di un Politano, perché poi Lindstrom dovrebbe prendere ovviamente il posto di Politano, e a quanto pare oggi c'è il ballottaggio Lindstrom-Zerbin, quindi Zerbin verrebbe adattato a destra per fare il secondo di Lindstrom. Non lo so il Napoli come voglia gestire queste situazioni. Mi auguro che abbiano le idee molto chiare, perché con idee confuse come stiamo vedendo finora ci rimettiamo, e lo dico oggi, ci rimettiamo al 100% anche il quarto posto. A giocare con il fuoco ci si brucia e noi stiamo sfruguleando a mazz troppo, troppo, troppo. Quindi speriamo che sia una bufala di calciomercato questa su Politano. La situazione Osimhen, ovviamente già deciso, Osimhen è già in Nigeria a festeggiare il compleanno. Altra gestione insufficiente a livello societario. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Non mancate nella live di stasera, appunto Napoli-Monza post partita 20:35. Vi aspettiamo in live, io con gli ospiti che arriveranno. Sempre Forza Napoli, ciao.